ragazzi, oggi andiamo stra veloci perché sappiamo quando iniziamo, non sappiamo quando finiamo. Questa inquadratura è pure troppo vicina. Bentornati a una nuova vicenda esistenziale di un'artista crepata e dimenticata. Bisogna riformare la coscienza dell'uomo e creare quella della donna. Così scrive la nostra protagonista di oggi ed è un ideale che spaventa molti, uomini e donne in egual misura, perché noi umani siamo animali abitudinari, poco improntati al cambiamento, il che è un paradosso se ci pensiamo, perché in fondo tutto in natura muta continuamente mentre noi continuiamo a fare i Don Chisciotte, a lottare contro i mulini a vento affinché nulla davvero cambi. E la nostra protagonista di oggi ha fatto dei cambiamenti, alcuni dei quali ci faranno storcere il naso. Devo fare 2 trigger warning, tra l'altro, autolesionismo, depressione e violenze, abusi, eccetera. Per cui vedete voi se continuare ad ascoltare o meno. Comunque, oggi parliamo di Sibilla Aleramo. Prima, sigla. Sono Caterina Fassina e questo è Margine, un podcast che riporta in vita artisti rimasti nell'ombra. Marta Felicina Faccio, Rina per gli amici, è in realtà il vero nome di Sibilla Aleramo. Nasce il 14 agosto del 1876 ad Alessandria, in Piemonte. Suo padre si chiama Ambrogio ed è un ingegnere convertito momentaneamente a professore. Insegna scienze alla scuola d'artiglieria di Alessandria e sua madre si chiama Ernesta e fa la casalinga. La sua prima infanzia Marta la passa a Milano, in realtà non ad Alessandria, però nel 1888 Ambrogio riceve la direzione di una vetreria a Civitanova Marche e quindi tutta la famiglia si trasferisce nelle Marche. Civitanova piace molto a Marta perché c'è il mare e poi è orgogliosa del rispetto di cui gode suo padre grazie al suo lavoro. E Ambrogio assume addirittura Marta appena diventa adolescente come contabile e lei decide di tagliarsi i capelli per assomigliare il più possibile a un ragazzo. Per lei, come anche per noi, è sinonimo di indipendenza, per cui la cosa più immediata che un adolescente possa fare è assumere le sembianze di un uomo e quindi tagliarsi i capelli. Iniziano vari problemi nella famiglia di Marta. La mamma Ernesta inizia ad avere i primi segni di cedimento, soffre di depressione. Il trasferimento dalla città alla provincia non l'aiuta, tant'è che il suo malessere diventa ingestibile, per cui Ambrogio decide di ricoverarla nel manicomio di Macerata. Marta, per questa cosa, nutre un certo disprezzo nei confronti di sua madre. Certamente la malattia della madre non aiuta il loro rapporto, però Marta non sopporta il vittimismo di sua madre, almeno quello che lei pensa sia vittimismo, e non riesce a comprendere come mai sua madre non sia contenta di stare con la sua famiglia, di vivere a Civitanova dove c'è il mare, eccetera eccetera. Noi sappiamo oggi che le donne dell'estrazione sociale di Ernesta e quindi anche di Sibilla, la maggioranza di loro soffriva di depressione, quindi c'era chiaramente un qualche problema all'interno del ruolo femminile nella società. Però questo Marta non lo vive, non lo comprende perché non è madre a sua volta, è ancora piccola, quindi dovrà aspettare ancora un po' prima di comprendere sua madre. Come se questa tragedia familiare non sia abbastanza, nel 1892 Ulderico Pierangeli, che è un impiegato del padre Ambrogio, violenta Marta. Lei ha solo 15 anni, ma in Italia c'è la possibilità di contrarre un matrimonio riparatore. Cos'è il matrimonio riparatore? Come sappiamo, la questione della verginità femminile era sinonimo di onore e dignità non solo per la donna, ma anche per tutta la sua famiglia. Per questo motivo era essenziale che la sposa arrivasse vergine al matrimonio. Lo Statuto Albertino prevedeva che in caso di rapporti prematrimoniali i due malfattori, quindi la donna e il suo amante, potessero sposarsi immediatamente.
Molti giovani amanti usano questa legge per sposarsi nonostante il parere contrario delle famiglie. Loro fuggono, fanno all'amore, tornano mettendo le famiglie davanti al fatto compiuto e quelle sono costrette a farli sposare, a consentire al matrimonio. Molti uomini invece, più che uomini definirei ratti, usano questa legge per sposare una donna, spesso una ragazzina, che in realtà non li vuole. E come fanno? Molto semplice, violentano la malcapitata che poi è costretta a sposare il proprio stupratore. E questo è anche il destino di Marta, che sposa Ulderico il 21 gennaio del 1893. Il rapporto con Ulderico dopo il matrimonio non è che migliori, d'altronde, come potrebbe. Marta vive in una situazione claustrofobica, sia in casa che fuori. Capisce che la vita di provincia non ha sempre e solo lati positivi, perché in questo caso lei non può sfogarsi con nessuno, non può fuggire, la conoscono tutti e soprattutto tutti quanti conoscono Ulderico e conoscono la sua famiglia. Nel 1895 partorisce il piccolo Walter, ma soffre depressione postpartum probabilmente e tenta il suicidio. Marta aveva affrontato questa gravidanza ponendo nel figlio la speranza che la sua esistenza avrebbe potuto in qualche modo cancellare dalla sua mente la violenza subita da Ulderico, quindi dal padre del bambino. Sarebbe stato un po' come dire: non tutti i mali vengono per nuocere, guarda, in fondo da questa violenza è nato questo bellissimo bambino. Però una volta nato il bambino si rende conto che per lei non è cambiato assolutamente nulla, anzi la situazione peggiora, perché quel bambino lì è l'ennesimo segno di ciò che di terribile le è capitato e per una madre è atroce la consapevolezza di non riuscire ad amare suo figlio come vorrebbe e anche come in realtà tutti quanti gli dicono che dovrebbe. Dopo questo tentativo di suicidio, lei trova sfogo nella cultura. La scrittura diventa un po' la sua vita parallela, la sua fuga da un matrimonio sbagliato e anche violento, perché Ulderico la mena pure. Inizia quindi a collaborare con alcuni giornali marchigiani e a occuparsi di questioni sociali, in particolare dell'emancipazione femminile. Rispetto a questo descrive così il suo primo incontro con il termine femminismo, perché non l'aveva mai sentito prima. Era in questo scritto la parola femminismo e quando la vidi così stampata, la parola dall'aspro suono mi parve d'un tratto acquistare insieme la sua significazione, designarmi veramente un ideale nuovo. Da questa sua prima collaborazione ne partono tante altre con sempre più riviste, comprese Vita Moderna, che è un periodico femminista, e Vita Internazionale, che invece è socialista. Diciamo che segue il socialismo e il femminismo per tanto tempo. Intraprende anche una corrispondenza con Giorgina Crofot-Saffi, che è una mazziniana attivista per l'emancipazione femminile, ed è così che si avvicina sempre di più alla causa femminista e cerca anche di sensibilizzare le donne marchigiane. Lei si vuole impegnare soprattutto nella causa per il suffragio femminile, quindi il diritto di voto alle donne, e per abolire la prostituzione. Nel 1899 però Ulderico viene licenziato dalla fabbrica e porta tutta la famiglia a Milano, che in quel periodo è la culla del neonato movimento socialista italiano, per cui Marta, grazie a tutte le collaborazioni, riesce a ottenere la direzione del settimanale L'Italia Femminile, che è di chiaro stampo socialista, a cui collaborano nomi importantissimi tipo Maria Montessori. A Milano Marta rinasce, incontra tutti gli intellettuali del suo tempo, ci discute, intesse nuove amicizie, intraprende anche una relazione con Guglielmo Felice Damiani, che è un poeta e un critico letterario. A Milano conosce anche Anna Kulishov, che è la fondatrice del Partito Socialista insieme al suo compagno Filippo Turati. L'idillio però dura veramente poco, meno di un anno, perché quella testa calda di Ulderico nel 1900 viene richiamato a Civitanova per prendere le redini della fabbrica al posto del suocero, quindi del padre di Marta, Ambrogio. Per cui lei deve tornare a Civitanova, reinventarsi per l'ennesima volta. Chiaramente però non ne vuole più sapere, il matrimonio con Ulderico procede in maniera tragica, o meglio non procede, per cui lei sente un po' risorgere il demone della depressione quando torna a Civitanova e nel febbraio del 1902
decide di fare i bagagli e lasciare il marito. Il problema tra i due, tra l'altro, più che la violenza, che comunque era un problema, è che Marta ritiene Ulderico pure stupido e mediocre, e per lei questo è ancora peggio della violenza. Il fatto che non sia né carne né pesce sto uomo. Qual è però il problema? Che a Civitanova è costretta a lasciare anche Walter, perché le donne non hanno la patria potestà dei figli fino al 1975, quindi fino all'altro ieri. È anche vero che lei, come abbiamo detto, ha un rapporto un po' complicato e travagliato con la maternità. Donde è scesa a noi questa inumana idea dell'immolazione materna? Di madre in figlia da secoli si tramanda il servaggio. È una mostruosa catena. Se una buona volta la fatale catena si spezzasse e una madre non sopprimesse in sé la donna e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità, tendenzialmente il femminismo, quello intelligente, non ha una idiosincrasia per la maternità, ok? Sento tanto anche oggi femministe che pensano di non essere tali se danno alla luce dei figli. Credo che non esista nulla di più sbagliato, ovviamente è una mia opinione. Ciò però che Marta critica è una concezione della maternità come un atto obbligato o un ruolo calato dall'alto sulla vita delle donne, che perdendo il libero arbitrio perdono anche la propria dignità e non potranno mai insegnarla ai propri figli, sia maschi che femmine, in egual misura. Una volta fuggita, Marta si trasferisce a Roma e va a vivere con il suo nuovo compagno, Giovanni Cena, che è direttore della rivista Nuova Antologia, per cui lei inizia anche a scrivere, perché ovviamente si deve mantenere. Nell'estate del 1902 inizia a scrivere le prime pagine del suo capolavoro, il romanzo Una donna, che esce nel 1906 ed è considerato uno dei libri più belli della letteratura italiana e anche uno dei meno letti. Lo pubblica con lo pseudonimo di Sibilla Leramo, che da questo momento diventa il suo nome d'arte ed è anche come la chiameremo noi. Il romanzo racconta della vita di una donna e riesce a esemplificare l'esperienza dell'essere donna in Italia e lo fa talmente tanto bene che diventa un faro per molte e viene tradotto in tante lingue e ha un discreto successo persino negli Stati Uniti. Ci sono sicuramente degli elementi autobiografici all'interno del romanzo, perché a un certo punto la protagonista matura la scelta di abbandonare il marito e il figlio. È un romanzo bellissimo, ma particolarmente aspro, perché si scaglia contro la retorica del sacrificio femminile. Queste donne che sono obbligate in nome della famiglia a sacrificarsi e magari quella famiglia non l'hanno nemmeno desiderata, come nel caso di Sibilla. Ve ne leggo un pezzo che secondo me è meraviglioso, però vi consiglio di leggerlo tutto. Chi osava ammettere una verità e conformarvi la vita? Povera vita, meschina e buia, alla cui conservazione tutti tenevano tanto. Tutti si accontentavano, mio marito, il dottore, mio padre, i socialisti come i preti, le vergini come le meretrici. Ognuno portava la sua menzogna, rassegnatamente. Le rivolte individuali erano sterili o dannose, quelle collettive troppo deboli, ancora ridicole quasi, di fronte alla paurosa grandezza del mostro da atterrare. Pensare se alla donna non vada attribuita una parte non lieve del male sociale. Come può un uomo che abbia avuto una buona madre divenire crudele verso i deboli, sleale verso una donna a cui dà il suo amore, tiranno verso i figli? Ma la buona madre non deve essere come la mia, una semplice creatura di sacrificio. Deve essere una donna, una persona umana. E come può diventare una donna se i parenti la danno ignara, debole, incompleta a un uomo che non la riceve come sua uguale? Ne usa come ad un oggetto di proprietà, le dà dei figli coi quali l'abbandona sola, mentre egli compie i suoi doveri sociali, affinché continui a baloccarsi come nell'infanzia. Baloccarsi da balocchi significa giocare. Il romanzo Una donna è un successo ovviamente perché racconta evidentemente una condizione universale, un'esperienza che è simile a quella della maggioranza delle donne, e con questa nuova fama acquisita Sibilla riesce a diventare una voce sempre più potente nelle lotte femministe. A Roma mette in piedi delle scuole, addirittura delle scuole serali per le donne delle classi meno abbienti, soprattutto contadine che lavorano attorno a Roma. Sono anni per lei pieni di incontri e pieni di impegni umanitari, incontra addirittura
D'Annunzio, con cui diventa particolarmente amica, tanto che si scambiano in continuazione lettere. Ma cosa succede? Che nel 1909 cambia idea sul femminismo e smette di impegnarsi per la causa femminista, nonostante si consideri ancora femminista. Inizia a reputarla un'avventura da adolescenti, inevitabile ed ormai superata. Sostiene che occorra affermare più che l'uguaglianza, la diversità della donna, il che è l'eterna lotta all'interno dei movimenti femministi. Se vi dovesse interessare la mia posizione, credo che la parità tra i sessi sia una gabbia per tutti quanti, mentre credo molto più fermamente alla parità di opportunità per tutti i generi, anche se è più difficile da realizzare, obiettivamente. Direi però che in linea di massima Sibilla Aleramo arrivi alla mia stessa conclusione, o meglio, io arrivo alla sua stessa. Difatti lei continua a considerarsi femminista, però si oppone a questa narrazione ufficiale, ovvero quella dell'uguaglianza. Il femminismo ha compiuto presto la sua parabola. 20 anni fa, o forse 15, era ancora nel suo periodo eroico, ma le primitive visionarie seguirono creature più calme e prudenti. La bandiera del femminismo fu sequestrata da donne borghesi prima, poi da aristocratiche. Le une le fecero sventolare per questioni di utilità pratica, per un migliore ordinamento delle istituzioni familiari e sociali, le altre per rimodernare vecchi concetti di pietismo, forse con minore audacia di quanta ne abbiano i riformisti cattolici. Sulla bandiera resta la parola rivoluzionaria, ma non è più che una parola, e nessuno più sgomenta. Nello stesso periodo la relazione con Giovanni Cena giunge al termine e Sibilla si innamora della scrittrice Lina Poletti, che abbiamo già incontrato nella vita di Eleonora Duse. La relazione tra Sibilla e Lina ovviamente è scandalosa, ma dura anche poco. Dura meno di un anno, perché poi Lina lascia Sibilla proprio per Eleonora, che tra l'altro è amica di Sibilla. Comunque di questo lesbodramma ne abbiamo già parlato nell'episodio dedicato a Eleonora Duse, che vi lascio in descrizione. Nel 1913 a Milano Sibilla frequenta con molto piacere i futuristi, che la introducono nei circoli dei primi artisti avanguardisti delle prime avanguardie europee. Prezzolini, riferendosi a Sibilla Aleramo in questo periodo della sua vita, l'ha definita il lavatoio sessuale della letteratura italiana. Grandissimo pezzo di Perché l'ha definita così? Perché molti di questi artisti intrattengono con lei delle fugaci relazioni. Ovviamente l'espressione di Prezzolini fa pena e pietà. Sibilla ha delle relazioni, cosa che viene contemplata nella libertà sessuale accordata a ogni essere umano dalla natura. I più importanti amanti sono sicuramente Boccioni, Cardarelli e Dino Campana, che è un poeta con cui lei ha una relazione molto tormentata perché lui è violento, manesco, tanto che lei lo porta da uno psichiatra prima di decidere di lasciarlo. Però Prezzolini su questa cosa non dice niente, ovviamente. Lo scandalo che prova Prezzolini definisce negativamente più lui che lei, se dobbiamo dirla tutta. Nel 1917 sua madre muore in manicomio. La malattia di sua madre e il trattamento che suo padre Ambrogio le aveva riservato sono un monito per Sibilla adesso. Non vede più sua madre come un'antagonista. Sibilla, quando pensa a sua madre, si ricorda che non deve cedere alla quieta noia borghese. Si ricorda che non vuole sacrificarsi all'altare della famiglia, si rifiuta di elemosinare attenzioni o amore da un compagno che chiaramente non le vuole bene e far soccombere le proprie ambizioni in nome di suo figlio. Ora, per alcune donne avere figli non costituisce un compromesso sofferto ma anche non sofferto, cioè avere figli non dovrebbe essere un compromesso, ok? Ci sono donne che sono contente di metterli al mondo e di fare dei sacrifici per loro che loro in realtà non percepiscono neanche come sacrifici perché sono contente di farle, no? Altre donne invece desiderano altro, così come Sibilla o sua madre. Esisterebbe anche una posizione intermedia, una che riuscirebbe a far vivere in maniera serena chiunque la maternità o la non maternità, a conciliarlo con il lavoro, eccetera, eccetera, ma questa posizione intermedia non riusciamo ad ottenerla manco oggi, figuriamoci 100 anni fa.
Nel 1925 Sibilla firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti contro il regime di Mussolini e nel 1927 pubblica il suo secondo grande successo, ovvero il romanzo Amo dunque sono. Ovviamente è un successo un po' tardivo, un po' più recente, perché all'epoca non è un successo commerciale. Infatti Sibilla si ritrova senza il becco d'un quattrino anche a causa delle sue opinioni politiche. Viene abbandonata da tutto il mondo culturale italiano, almeno da quello ufficiale, perché sono costretti a giurare fedeltà al fascismo, mentre lei ha appena firmato il manifesto degli intellettuali antifascisti, quindi. Poi lei peggiora pure la sua situazione perché inizia a frequentare il socialista Tito Zaniboni, che organizza un attentato contro Mussolini. Sibilla viene arrestata a causa della sua relazione con Tito, viene rilasciata poco dopo, però ovviamente non riesce più a trovare lavoro. Per cui abita a Roma in una soffitta di via Margutta, prima che via Margutta diventasse importante come lo è oggi, perché no, perché cioè se adesso si dicesse abitava in via Margutta, magari non tutti conoscono Roma, sarebbe come dire che abita a Brera, cioè quel centro città che esci dal portone e ti ritrovi il turista coreano che ti scatta una foto, ok? Quel tipo di centro città, però all'epoca non lo era via Margutta, era proprio Sibilla abitava in una catapecchia. Siamo nel 1928, lei ha 52 anni e fa la fame. Non le rimane che fare una cosa alquanto controversa, ovvero chiedere a Mussolini di diventare membro della Reale Accademia d'Italia, che è un'istituzione culturale fondata da Mussolini stesso nel 1929 e che incorporava l'Accademia Nazionale dei Lincei in modo da poter controllare gli intellettuali. Il 18 gennaio del 1929 Mussolini le concede un'udienza a Palazzo Chigi e si offre di concederle 20.000 lire al mese in cambio di articoli che elogino il regime, per cui sacrifica la coerenza politica per mangiare. In realtà un pochino più complicato di così, perché diciamo che lei sacrifica la propria coerenza politica per il successo, perché lei non si accontenta di quelle 20.000 lire. Lei vuole anche le lodi per i suoi romanzi, pretendendo che gli intellettuali, che la stampa fascista, celebrino i suoi libri. Si lamenta addirittura quando questo non avviene. Si comporta da diva, quindi non è che lo faccia propriamente solo per mangiare. Nel 1933 incontra il figlio Walter dopo decenni. Lui si sente abbandonato, si era sentito abbandonato ovviamente, e quindi questo incontro si conclude malissimo. Sibilla lo racconta nei dettagli nel suo romanzo Diario di una donna. Nel 1936 incontra Franco Matacotta, che è un poeta e un giornalista, che ha 40 anni in meno di lei. Lei ne ha 60, lui ne ha 20. Come Leni Riefenstahl, uguale. La relazione tra i due dura 10 anni buoni. Sibilla rompe definitivamente con il fascismo solamente nel 1943, quando si rifiuta di eseguire l'ordine che era arrivato a tutti gli intellettuali fascisti dal Ministero della Cultura, dal Minkulpop, che intimava a tutti questi intellettuali di trasferirsi a Salò dopo l'armistizio dell'8 settembre. Quindi lei si rifiuta. Ma non solo, poi al termine della guerra, il 3 gennaio del 1946, invia una lettera al PCI chiedendo di ricevere la tessera del partito. Un 180 importante. Comunque, Palmiro Togliatti, segretario del partito, decide di concedere questa tessera a Sibilla Leramo, anche perché comunque è un intellettuale importante, eccetera, eccetera. E lei inizia a scrivere per i giornali del PCI, a tenere conferenze non solo in Italia, ma anche in Polonia, in Unione Sovietica, insomma. Vive in una casa che le ha fornito il PCI e non guadagna tantissimo, sia chiaro. Ricordiamoci però che nello stesso lasso temporale la popolazione italiana moriva di fame dopo la guerra. Le va anche di lusso. Vogliamo dire che quello che il PCI le chiede di fare è simile a quello che Mussolini le chiedeva di fare? Sì, dobbiamo dirlo, perché è la verità. Poi c'è da dire che il PCI non ti ammazzava se decidevi di fare altro, ecco. Comunque è inevitabile notare che
Sibilla è un po' una banderuola. Potremmo definirla contraddittoria, romanticizziamo un po' questi suoi repentini cambi di opinione. Diciamo che l'unica cosa a cui rimane fedele lei è il proprio interesse. È anche vero che bisogna mangiare, però. Nel 1946 uno dei figli di Walter, quindi nipote di Sibilla, muore improvvisamente a soli 18 anni e quindi Walter decide di portare l'altro figlio da Sibilla per fargliela conoscere. Tra due inizia un minimo di rapporto, ovviamente non è un normale rapporto tra madre e figlio, però Walter si presenta al capezzale di Sibilla pochi giorni prima della sua morte, che avviene a Roma il 13 gennaio del 1960. Ammetto che per me non è facile scrivere una conclusione a questo episodio, dovrei dirvi cosa possiamo imparare da questa donna, cosa possiamo trarre dalla sua storia, non ne ho la più pallida idea onestamente. Ovviamente tutta la critica femminista che ha fatto è importantissima e quella rimane, però inevitabilmente guardando la sua vita uno si chiede se fosse valida dato quello che poi ha fatto dopo, cioè aderire al fascismo per il suo tornaconto personale. Potrei capire l'indifferenza al fascismo, rimanere in silenzio senza fare resistenza attiva, cioè ancora si potrebbe comprendere. Parliamo comunque di un dittatore, forse nemmeno io avrei avuto il coraggio di dissentire. Sibilla però ci scende proprio a patti, cioè lo elogia, per cui baratta la propria libertà, la propria onestà intellettuale per quelle che sono in realtà delle bugie che vengono scritte dai galoppini del Duce. Non sono cose sentite, non sono recensioni oneste. E tra l'altro Mussolini è anche un fiero e attivo sostenitore del patriarcato, quindi del sistema che Sibilla aveva lottato per distruggere fino a 3 secondi prima. Mi sembra una contraddizione un po' gigante. Certo, membri del governo di destra attuale sostengono che la loro fede politica non rinneghi l'emancipazione femminile, ma dicono anche di considerare il femminismo l'estensione terrena dell'inferno, quindi insomma diciamo che in casa di una femminista certo non troviamo il busto del Duce, no? E invece Sibilla Leramo rimescola le carte con una semplicità che un po' becera. Per cui era un po' complicato scrivere una conclusione a questo episodio e poi a un certo punto mi sono venuti in mente i miei bisnonni. La mia famiglia da parte materna all'inizio del Novecento era un insieme interessante. Se la famiglia di mio nonno e la famiglia di mia nonna si fossero incontrate 30 anni prima si sarebbero probabilmente prese a mazzate. Mia nonna appartiene a una famiglia di industriali del nord, alcuni anche emigrati in Sud America, mentre la famiglia di mio nonno era tendenzialmente, la maggioranza erano artisti. Il mio trisnonno si chiamava Gaetano, era un pittore e insegnava all'Accademia di Firenze e si rifiutò di prendere la tessera del partito. Invece la famiglia di mia nonna, come la maggioranza degli industriali del nord, appoggiava Mussolini. Quindi quando scoppia la guerra, il papà di mia nonna, il mio bisnonno Alberto, parte per la guerra da sostenitore del Duce e il 9 settembre del 43, giorno dopo l'armistizio, viene deportato in un campo di concentramento, in Germania prima, in Polonia poi. Fosse morto lui in quel campo di concentramento, io non sarei qui perché mia nonna è nata dopo. Chiaramente, quando torna dalla Polonia, di Mussolini e della guerra non ne vuole più sentir parlare. Certo, non diventa comunista. Penso votasse la Democrazia Cristiana. Io il mio bisnonno Alberto non l'ho mai conosciuto, ho conosciuto sua moglie per 14 anni della mia vita, quindi me la ricordo molto bene. Però, diciamo, il mio bisnonno Alberto è morto molto prima che io nascessi. Mia nonna dice che io ho il suo stesso spirito imprenditoriale, forse anche solo per il sangue, c'è qualcosa di lui in me. E ovviamente sento di voler bene a quest'uomo, anche se non ci ho mai scambiato 2 chiacchiere. So che se qualcuno dovesse insultarne la memoria o insultarlo, lo sbranerei come se si stesse parlando di mio padre. E lo farei pure per la mia bisnonna, per sua moglie, nonostante fosse un po' razzista in maniera molto discreta, però questa consapevolezza ovviamente non cambia le mie idee sul fascismo. Però c'è un momento in cui secondo me tutti gli ideali devono crollare di fronte alla realtà, altrimenti diventano delle ideologie, no? Tu hai davanti delle persone a quel punto, non hai davanti degli ideali, delle ideologie, hai davanti un rapporto con un'altra persona umana che tra l'altro ha il tuo stesso sangue. Quindi una parte della mia famiglia ha appoggiato Mussolini,
pure quando ha fatto le leggi antisemite, tra l'altro, ed è qualcosa di lontanissimo da me. Comunque non posso non voler bene a queste persone che hanno sbagliato, ma i miei bisnonni erano la luce degli occhi di mia mamma quando era piccola, la mia bisnonna era la luce dei miei occhi quando ero piccola, mi ha regalato tutto il cofanetto dei film di Sissi di Romy Schneider, la mia prima bicicletta senza rotelle, insieme ci guardavamo ogni estate, scusami ma ti chiamo amore, perché lei era innamorata di Raoul Bova. In me si crea una confusione sia nella ragione che nelle emozioni, perché per fortuna i miei ideali non sono ancora diventati un'ideologia. Quasi tutti abbiamo avuto un antenato più o meno convintamente e consapevolmente fascista. È difficile che all'interno delle nostre famiglie fossero tutti quanti antifascisti, considerando il consenso di cui godeva Mussolini. In Italia però con questa cosa noi non ci abbiamo fatto mica i conti, perché anche chi di noi oggi è convintamente antifascista spesso non conosce la storia della sua famiglia, o peggio la rinnega, così come chi oggi si trova d'accordo con idee molto affini al pensiero fascista non ha fatto i conti con il giudizio che la storia ha già imposto a tali idee e con il fatto che la propria famiglia probabilmente è stata pure antifascista a un certo punto della storia. Io non so cosa sia meglio fare rispetto al giudizio su Sibilla Aleramo. So che cancellarla solamente perché ha aderito al partito fascista sarebbe veramente una cazzata. So che non mi piace parlare delle donne come se dovessero essere per forza delle brave persone che non commettono errori solamente perché sono donne. Sibilla Aleramo non ci deve star simpatica. Ognuno può formulare un proprio giudizio a riguardo, però dobbiamo, secondo me, ritrovare la capacità di formularne anche uno distaccato che tenga conto di tutte le informazioni che abbiamo e che prescinda dalle nostre considerazioni personali, che sono inevitabilmente legate al fatto che noi viviamo nel 2025 e non nel 1925. Noi già sappiamo adesso che fine hanno fatto le idee di Mussolini, per cui per noi è semplice dire quella roba fa schifo. Per cui direi che la mia posizione si riassume con mi guardo ancora i film del cofanetto di Sissi che mi ha regalato la mia bisnonna, non vedo come mai non dovrei leggere un romanzo di Sibilla Aleramo, pur essendo consapevole di cosa è successo. Questa vicenda esistenziale è finita, noi ci vediamo settimana prossima. Ricordo che vi lascio i link in descrizione con libri, letture che vi consiglio sulla protagonista di oggi. Ricordate di iscrivervi al canale, condividere il video, mettere mi piace, bla 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 e guardare anche tutti gli altri video. Help a struggling girl. Tanti bacini sul nasino.